Oggi parliamo di una vicenda un po' particolare che conosciamo tutti. Mosè sul monte Sinai. Sappiamo che Mosè sul monte Sinai parlava con questo Elohim che si faceva chiamare Yahweh e ad un certo punto Mosè gli fa una richiesta precisa. In sostanza gli dice: caro Yahweh, siccome io devo convincere quel popolo che sta là sotto a seguirti e quindi devo convincerli del fatto che tu sei in grado veramente di mantenere le tue promesse, cioè che hai la forza, la potenza necessaria, io ho bisogno di vedere personalmente la tua potenza. Dio capisce questa sua, uso la parola Dio perché è quella che viene tradizionalmente usata, in realtà meglio sarebbe dire Elohim, che nulla ha a che vedere con il concetto di Dio al quale siamo abituati. Diciamo allora, questo Elohim aderisce a questa richiesta di Mosè, la ritiene congrua e gli dice: bene, io ti farò vedere quella che tradizionalmente viene sempre indicata come la gloria di Dio. In realtà nell'ebraico questo Elohim gli dice: io ti farò vedere il mio kevod. Kevod è un termine ebraico preciso che non ha nulla a che vedere con il concetto astratto di gloria al quale siamo abituati, ma indica un oggetto pesante, cioè un qualcosa di pesante e di potente. Talmente pesante e potente che questo Elohim dice a Mosè: sappi però che se io ti passo vicino con il mio kevod, ti uccido. E qui già ci poniamo una prima questione. Possibile che la gloria di Dio uccida un uomo? Potremmo rispondere di sì, ma la seconda questione è: possibile che Dio non sia in grado di controllare gli effetti della sua gloria? Cioè non sia in grado in un qualche modo di filtrarla? Evidentemente no. Questo Elohim, quando passava con il suo kevod, se passava vicino a un essere umano lo uccideva in modo inevitabile e inesorabile. L'Elohim non era in grado di controllare la potenza e gli effetti del suo kevod. Ma c'è di più, l'Elohim lo sapeva bene questo. Tant'è che dice a Mosè: per evitare questo, quando io passerò con il mio kevod, tu ti metti nella fenditura della roccia. Ma pensiamo che cosa curiosa. Abbiamo un Dio che vuol far vedere la sua gloria al suo rappresentante in terra, cioè a Mosè, che con quel Dio, con quell'Elohim aveva stabilito un patto, vuol far vedere la sua gloria, non è in grado di controllarne gli effetti, però dice che per controllarne gli effetti è sufficiente mettersi al riparo dietro una roccia. E quindi ci viene da dire quasi con un po' di sorriso che la roccia è più potente di Dio, perché la roccia controlla ciò che Dio non è in grado di controllare. Difatti così avviene. L'Elohim passa con il suo kevod davanti a Mosè, Mosè si ripara dietro la roccia e quindi è in grado, rimane in vita, pur essendo stato molto vicino a questo kevod dell'Elohim. Però questo kevod dei segni su Mosè li ha lasciati. Sappiamo, perché così prosegue il racconto dell'Esodo, che Mosè scende dal monte Sinai e ha la faccia bruciata. Tant'è che quando Mosè stava nell'accampamento e stava all'aperto, era obbligato a coprirsi il volto con un velo e se lo poteva scoprire soltanto quando entrava nella tenda, cioè quando entrava all'ombra. Ora chiunque abbia subito una forte scottatura da raggi solari sa benissimo di che cosa si tratta. Ora io ovviamente non posso dire che cosa abbia scottato il volto di Mosè. Certo è che siamo di fronte ad un racconto estremamente concreto, preciso, nel quale un Elohim accondiscende alla richiesta di un uomo. Dice però che dire di sì a questa risposta significa creare per lui un rischio forte, perché il suo passaggio lo ucciderebbe e lui evidentemente non è in grado di controllare gli effetti di questo suo passaggio, però la roccia è in grado di farlo. Mosè si ripara dietro la roccia, ma questo kevod che passa evidentemente rilascia un qualcosa che ha prodotto delle ustioni sulla parte scoperta del corpo di Mosè, cioè sul viso. Questo è un racconto preciso, estremamente concreto, sul quale poi si sono innestate miriadi di interpretazioni. Ma se noi rimaniamo a ciò che diceva Rashid Trouai, che diceva che le parole della Torah, al di là di tutti i significati che possiamo loro attribuire,
hanno innanzitutto, soprattutto, il significato letterale, allora ci accorgiamo di essere di fronte ad un racconto veramente molto molto sorprendente. Grazie.